Sai che puoi filtrare la visualizzazione dei tuoi dati da così, guarda, ne sono 189 righe, a così, in cui filtri per mese, per categoria, o addirittura con una doppia condizione, trucco che sanno in pochi. Vedi, la prima condizione è il mese, la seconda l'importo superiore a 100 euro. Ovviamente posso modificare l'importo e cambiano di conseguenza i risultati. Tutto questo grazie alla funzione filtro. Ciao da Matteo Icaro, esperto di Excel, vediamo tutto in 5 punti. Il primo step che ti consiglio di fare è trasformare tutti questi dati in una tabella. Come si fa? Innanzitutto li devi selezionare tutti tenendo premuto il pulsante CTRL e premendo il pulsante A, e come vedi te li ha selezionati tutti. Adesso tieni premuto il pulsante CTRL o Command del Mac e premi il pulsante T, quindi gli dai l'ok. Le tabelle hanno infiniti vantaggi, il principale è che se qua vai ad aggiungere altre cose, te le considera questi dati come facenti parte della tabella. E questo è fondamentale perché ti permette di creare delle formule dinamiche. Vediamo questo primo esercizio dove voglio filtrare il bilancio familiare, questo qui che abbiamo visto prima, a seconda del mese, quindi vedi gennaio, febbraio. Come si fa? Utilizzo la funzione filtro, quindi uguale filtro, aperta parentesi, come matrice devi selezionare la tabella di prima. Visto che non gli abbiamo assegnato un nome, di default gli assegna tabella. Quindi vedi, inizia a scrivere tabella e vedi mi esce come tabella la tabella 1. Ci clicco 2 volte e vedi me l'ha selezionata. Punto e virgola. Cosa voglio includere? Vado qui su dati e voglio includere dove questa colonna è uguale al mese che gli scelgo io. Ti consiglio di cliccare sulla seconda cella, quindi qui, tenendo premuto CTRL maiuscola, poi premi il pulsante freccia in giù. E come vedi ti seleziona tutta la colonna. Qui come te lo indica, tabella 1, aperte parentesi quadre, il nome di quella colonna. Vedi, la colonna si chiama mese, tra le parentesi quadre c'è scritto proprio mese. Adesso quindi questa colonna è uguale a che cosa? Torno alla pagina di prima, a questo mese qui. Chiusa parentesi, invio. Come puoi vedere, mi ha filtrato in modo tale che ottengo solo i valori relativi al mese di febbraio. Se qui cambio, gennaio, vedi? Mi ha filtrato solo per i valori relativi a gennaio. Occhio a una cosa, io qui i dati ce li ho fino al mese di giugno. Qui se vado a selezionare luglio, cosa succede? Che mi dà questo errore, perché giustamente non trova i dati. Come risolvi questo errore? Semplicemente torni nella formula, ci metti un ulteriore punto e virgola e ci scrivi, tra virgolette, cosa deve indicare se non trova i valori. Ad esempio puoi scriverci non trovato. Chiuse le virgolette, chiusa parentesi, invio. E vedi, quando non trova i dati relativi a quel mese, mi scrive semplicemente non trovato. Vedi, gennaio ci sono, mi indica i dati, di ottobre non ci sono dati e mi scrive non trovato. Un altro errore comune che potresti trovare utilizzando la funzione filtro è questa. Ti appare la scritta espansione. Che cavolo significa? Guarda, qua tra l'altro te l'ho fatta abbastanza infame. Guarda, normalmente se metti il mese di gennaio, vedi, si espande la formula fin qua giù. Solo che qui non si può espandere, perché? Perché ti ci ho messo un punto. Guarda, è invisibile però c'è un punto. Se lo vado a cancellare, vedi? La formula torna ad espandersi. Vedi fin qua giù. Se io invece metto un valore qua, dove questa formula dovrebbe espandersi, e gli do invio, vedi, mi dà errore di espansione. Quindi quando leggi espansione, il problema è semplicemente che dove la formula deve espandersi, trova una cella che ha un valore e quindi non ci si può espandere. Quindi basta che cancelli quel valore e vedi, può tornare a lavorare tranquillamente. In quest'altro esercizio cosa voglio fare? Voglio filtrare invece che per data per categoria e poi, soprattutto, guarda, voglio che la data non ci sia proprio. Quindi i dati devono iniziare da categoria. Come si fa? Ti metto alla prova, cerca di farlo e tra 3 secondi ti do la risposta. Vediamo se indovini. 3, 2, 1. Ok, vediamole insieme. Allora, innanzitutto la cosa che ti consiglio di fare è ovviamente utilizzare la funzione filtro. Filtro, aperta parentesi, ti dice di indicargli la matrice. Noi ce l'abbiamo sul foglio dati. Adesso vai dalla colonna della categoria
da cui vuoi iniziare, in questo caso proprio categoria. Evita proprio di selezionare le intestazioni che tanto non ci servono, quindi parti dalla seconda cella e seleziona le cellule di tutte le colonne. Ok, una volta selezionate, tieni premuto il pulsante CTRL e maiuscola e premi il pulsante giù. In questo modo vedi ti ha selezionato tutti i dati di queste colonne. E lo capisci qua perché dice, guarda, della tabella 1, aperta parentesi quadra, prendi dalla colonna categoria, vedi, alla colonna importo. Adesso punto e virgola, vogliamo che va a vedere la colonna categoria, quindi come glielo andiamo a dire? Parti sempre dalla seconda cella, quindi da quella successiva all'intestazione. Sempre CTRL e maiuscola li tieni premuti e premi la freccia in giù per selezionare la colonna. Adesso voglio che mi filtra quando questi valori di questa cella sono uguali a che cosa? Ritorno all'esercizio sono uguali a questo valore qui, in questo caso casa. Come abbiamo visto prima, ci conviene inserire adesso un punto e virgola e indicargli cosa deve restituirci se non trova i valori. Ad esempio, aperta le virgolette, non trovato, chiusa le virgolette, chiusa parentesi, invio, enter per dargli l'invio. Aggiusto un attimo le colonne e come vedi mi ha filtrato per la categoria. Qua se vado a cambiare alimentari, risparmio, fino ad ora è stato semplice perché abbiamo filtrato ad una sola condizione, quindi in questo caso categoria, nel caso di prima per il mese. Vediamo adesso però come si filtra tenendo in considerazione due condizioni. Prima di continuare però mi raccomando, se non l'hai ancora fatto sfonda il tasto mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Fammi sapere nei commenti soprattutto se ti sta piacendo questo video. Ti assicuro che in pochi sanno fare quest'ultimo esercizio, dove devi filtrare utilizzando la funzione filtro, tenendo conto di due condizioni. La prima è il mese, la seconda è che l'importo deve essere superiore a 100 euro. Ovviamente qua posso scrivere anche 50, è la stessa cosa. Come si fa? Uguale, filtro, come sempre, aperta la parentesi. Qui visto che vado a prendere tutti i dati, posso anche scriverli direttamente tabella 1 e clicco due volte qui. Punto e virgola, deve filtrare per due condizioni. Se vuoi che tutte e due le condizioni devono essere vere, dovrai utilizzare l'asterisco. Se vuoi che almeno una delle due condizioni sia vera, devi utilizzare il simbolo più. Te lo faccio vedere dal punto di vista pratico che è più semplice. Aperta parentesi di nuovo. Adesso la prima condizione è che il mese deve essere uguale a gennaio in questo caso. Come si fa? Vai su dati, seleziona per il mese dalla seconda cella, mi raccomando, tieni premuto CTRL e maiuscola e premi il pulsante in giù, freccia in basso, e abbiamo selezionato il mese, che deve essere uguale, vai sulla pagina dell'esercizio, deve essere uguale a questa casella qui. Chiusa parentesi, adesso devi mettere la moltiplicazione, quindi per, aperta parentesi, la seconda condizione è che l'importo deve essere maggiore di questo. Quindi vado sempre su dati, seleziono la seconda cella qui sulla colonna importo, CTRL maiuscola li tieni premuti e premi il pulsante freccia in basso. Ok, torniamo in su. Quindi questo importo deve essere maggiore di questo qui contenuto in questo foglio qui. Chiusa parentesi, guardate lo faccio vedere meglio, quindi filtro, questa è la matrice, quindi va a cercare nella tabella 1 e ti restituirà quella. Adesso Alt Enter e vado a capo così ti faccio vedere meglio. Adesso l'operatore moltiplicazione, leggilo come se fosse una E, si deve verificare sia il fatto che i valori della colonna mese devono essere uguali a questa cella qui, quindi in questo caso gennaio, e gli importi devono essere maggiori di questa cella qui, quindi in questo caso di 50 euro. Punto e virgola, continuiamo qui, aperte le virgolette, se non trova questi valori scrive non trovato. Chiuse le virgolette, chiusa la parentesi, invio. Come puoi vedere questi valori rispettano tutte e due le condizioni, quindi gli importi sono maggiori di 50 euro e il mese è gennaio. Guarda, mettiamo qui 100 euro e come vedi sono scomparsi un sacco di valori che erano inferiori a 100 euro e sono rimasti solo questi. Vediamo un po' per febbraio. Torniamo a gennaio e vediamo cosa succede se invece della moltiplicazione ci vado ad aggiungere il più. Quindi
Al posto di questo scrivo più. Enter per dargli l'invio. Si selezionano i valori dove il mese è gennaio oppure che sono superiori ai 100 euro. Vedi, in questo caso è febbraio, però il valore è superiore a 100 euro. Quindi viene rispettata o questa oppure quest'altra. Fammi sapere nei commenti se già conoscevi questi trucchi e continuiamo con questo percorso alla scoperta di Excel nel prossimo video.